dove sei? Sali le scale, Judy! Ehi, voi! Avete visto mia moglie Judy? Ehi! Mr. Punch, che succede? Perché mi chiami? Oh, buongiorno! Io sono Judy, la moglie di Mr. Punch. Che piacere vedervi! Come va? Bene! Judy! Judy! Me lo dai un bacetto? No, Mr. Punch, niente bacio! Puzzi di pesce marcio! Judy! Judy! Per piacere, me lo dai un bacetto? Va bene! Oh! Così impari! Mr. Punch, hai svegliato il nostro amato marmocchio! Vai subito a cantargli la ninna nanna! Oh! Ehi, Rosmarina! Pipì! Pupù! Perché interrompi il nostro spettacolo? Dovete fermare tutto e seguirmi! È successo un guaio! Un guaio? Aspetta un attimo! Andate voi! Non state ad ascoltare, queste sono cose private! Dunque, dovete sapere che il Mapà... Ma allora siete sordi? Lo spettacolo è finito! Finito! Voce! Ci sei? Eccomi! Vi stavo dicendo che il Mapà ha composto in un anno, un mese, un giorno le musiche di un grande concerto d'opera. Saranno celestiali! Quando le potremo ascoltare? Ecco, potreste ascoltarle la settimana prossima, quando la Filarmonica degli Animali del Bosco eseguirà il grande concerto di Ferragosto. Sì! Ma Ma? sono scomparse tutte le note e la partitura era in copia unica e il Mapà l'aveva affidata a me. Non ti disperare, Voce. Canteremo noi. Ma no, Pupù, che c'entra? E poi noi non siamo capaci di cantare un concerto d'opera. Perché no, Rosmarina? Conosciamo un sacco di belle canzoni. Ho bisogno di voi per ritrovare le note rapite, Perché proprio noi? perché vi piace cantare e la musica è attratta da chi la ama. Perché voi siete sconclusionati e iperattivi e soprattutto perché siete i cercatori del Mapà. I cercatori del Mapà! Ehi, ma che fate? Aspettate! Pipì, Pupù, Rosmarina! Pipì, Pupù, Rosmarina! Ma dove credete di andare? Cerchiamo! Frughiamo! Troviamo. Nulla! Non potrete trovare nulla senza gli elementi necessari per investigare. Ma questi fogli sono in bianco! Infatti, il ladro ha rubato tutte le note. E ha lasciato la carta. Perché lo ha fatto? Forse è un melomane. Un lemema. Un melomane. Qualcuno a cui piace la musica. Non ho mai mangiato la musica. Fermi tutti! Questo cos'è? Una nota della partitura. Era qui nel cespuglio. Forse il ladro l'ha perduta durante la fuga. No! Fermo, Pupù! Gnam gnam. Perché lo hai fatto? Ma come si fa a mangiare una nota? No, non sei un melomane. Quando la voce ha detto qualcuno a cui piace la musica, non intendeva questo. Guarda, è là in fondo. Provo ad afferrarla. Sì, ce l'ho tra le dita. Anch'io! Eccola! Ho un'idea. Vi ricordate cosa ha detto la voce prima? Le note sono attratte da chi canta. E allora? E allora cantiamo! Noi scendiamo in su, noi saliamo in giù, in cerca del Mapà. Evviva! Grazie, amici miei. Mi avete salvato dalla... melo... Dalla melomania. Ehi, quanto baccano! Avete interrotto il mio bel pisolino. Buongiorno, signori. Siamo Rosmarina Pipì, E Pupù. i cercatori del Mapà. Dobbiamo risolvere il problema delle note rubate. Quelle della partitura per il concerto di Ferragosto. Le stiamo cercando dappertutto. Per mare, per terra. E per cielo? Ma inutilmente. I ladri devono essere grandi esperti di furti. Se non troviamo quelle note saremo rovinati. Ho un'idea! Rosmarina
Marina è più furba di 1000 volpacchiotti. Scusateci un momento, dobbiamo fare una riunione investigativa. Seguitemi. Dobbiamo allestire un grande concerto, così le note si libereranno dalla prigionia e voleranno fino a noi. Come fai ad esserne così sicura? Pupù ci ha dimostrato che le note sono attirate dalla musica. E come si fa un grande concerto? Abbiamo bisogno di cantanti, di musicisti. Elementare, Pupù. Ricorreremo all'aiuto di quei signori laggiù. Dovremo però mantenere segrete le indagini. E come faremo? A questo proposito, ho un'altra ideuzza. Che simpatici quei 3 frugoletti! Che bella idea di allestire un concerto per conoscerci meglio! Ma dite del mio ruolo? Sono Elvira, la gallina preferita del sultano. Siete invidiose, eh? No! Chi meglio di te può interpretare la gallina? Dai, andiamo a prepararci! Siamo sempre in ritardo. Su, affrettate il passo. Abbiamo dimenticato la barchetta. Come si fa a recitare l'italiano in Algeri senza il mare? Sempre a brontolare, voi due. Ho fatto preparare un mare finto che vi farà paura vera. Ehi, non possiamo intitolarla l'italiana in Algeri. Perché? Perché abbiamo cambiato la trama. Allora dovremmo chiamarla La coniglietta in salmì? Come siete prosaici. Allora meglio La bella Rosmabella, che poi sarebbe il mio personaggio. Forza, affrettiamoci che lo spettacolo sta iniziando. A me però piaceva di più La coniglietta in salmì. Anche a me. Capisco la vostra agitazione, ma dovete rassegnarvi al vostro destino. Parli bene, tu sei la favorita del sultano. Qui si vive la giornata. Sapendo che stasera una di noi non rivedrà i suoi pulcini. Ecco, tutti i giorni la stessa storia. Meglio per noi se il sultano sceglie te, così ci libera dalle tue scenate isteriche. Gallinelle! Gallinelle belle! Gallinone buone! Buongiorno, mie dolci pietanze! Mio caro Ali, sono annoiato. Annoiato, mio signore Mustafa? Sono ormai settimane, ma che dico, mesi, anni che il mio menù consiste in queste tenere gallinelle, peraltro saporite, ma tutte cucinate allo stesso modo, in salmì. L'ho annoiato sovrano. È colpa del cuoco che conosce solamente la ricetta del salmì. Dov'è il cuoco di corte? Chiamatemi subito Pepidoro! Potrei magari assaggiare il cinghiale in salmì. Sire, meglio una gallina in umido, mi stia a sentire. Ma come si chiamava quel piatto che mi faceste gustare qualche tempo fa? Quel cibo esotico? Era coniglio in salmì. Sì! Come posso fare per mangiarlo ancora? Su quest'isola non ci sono conigli, maestà, solo galline. E voi avete nel vostro palazzo le migliori. Maestà, mi avete chiamato? Per stasera, mio caro Pipidoro, che ne diresti di una cena speciale con gallina in umido? Non vedo pollastre adatte allo scopo. Forse allo spiedo? Queste sono tutte tipiche galline da salmì. Insomma, sono l'unico sultano al mondo che non può aver altro da mangiare che gallina in salmì. Che cosa puoi dire in tua discolpa? Maestà, quando mi avete fatto prigioniero, mi avete chiesto se preferivo cucinare o venire cucinato. Io non sono mai stato capace di venire cucinato, mentre so preparare qualunque cibo. Basta che sia in salmì. Anche il cinghiale? Molto meglio il coniglio. Domani a pranzo avrete il coniglio in salmì, a costo della mia vita. Infatti. Oi, 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 oi. Oh, Rosmabella mia, che paura! Carissimo mio Pupudeo, quando partimmo dall'Italia per ritrovare il nostro amato fratellino perduto in mare, ci promettemmo di non avere mai paura, finché saremmo rimasti uniti. Ma questo non è il mare che conoscevo. Questo mi fa paura. Piccolo fratellino mio, vieni tra le mie braccia e preghiamo insieme. Oh, sorellina, è l'ora di salutarci. Ci rivedremo in un'altra vita. Oh, Pupudeo adorato! Aspetta, guarda!
Cos'è che vedo là in fondo? È un'isoletta magari abitata. È un'isoletta magari abitata. È un'isoletta magari abitata. Su facciamo segnalazione con i fuochi e col cannon. Con i fuochi e col cannon. Su facciamo segnalazione. Aspettiamo con speranza, la risposta è salvataggio. La risposta è salvataggio. Aspettiamo con tremore. Aspettiamo con speranza. Aspettiamo con tremore. Con speranza. Con tremore. Con speranza. Con tremore. La risposta è già arrivata, or ci vengono a salvar. Evitate la frittata, or ci vengono a salvar. Or ci vengono a salvar. Guarda, i fuochi d'artificio! Che strano, ci deve essere qualche festa. Dimmi, Pipidoro. Sì. E come si cucina un buon salmì? Preparo la pollastra, la lavo velocemente con acqua e aceto. Quindi la metto in una terrina con una bella cipolla tagliata a fette, una carota, 2 foglie di alloro, un cucchiaio di bacche di ginepro, alcune foglie di salvia e alcuni grani. Così bene al Livorno. Animo, Pupudeo, qua ci vuol disinvoltura. Io al contrario non ho paura. Vediamo un po' chi sono i nostri ospiti. Non ci posso neanche credere. Una coniglietta, anche bene in carne. Direi che ho salvato le trippe. E io? Un uccello senza peso. Io sono Pupudeo, nipote del principe Non di... mi interessa. Buttatelo in mare. Fermi tutti! Pupudeo, lascia parlare me. La nostra ascendenza regale non vi permette di disporre della nostra vita. Villano, vi ordino di lasciarci immediatamente liberi e di scortarci in un luogo sicuro. Come volete, principessa reale. Siete dunque ospiti di Mustafa il Sultano? Posso garantirvi che adora le conigliette. Infine metto alcune fette di pane abbrustolito nel piatto di portata. Vostra fulgida maestà, ecco la coniglietta. Vorrei qui ufficialmente dichiarare che mi appello alla Convenzione di Ginevra per i prigionieri politici. Rosmabella, sorellina mia, Pupudeo, Pipidoro, fratellino, anche voi qui, in quest'isola piena di galline. Da quanto tempo ti stavamo cercando? Pensavamo fossi morto affogato. E invece fui fatto prigioniero dai pirati del sultano Mustafa. Come è capitato ora a voi? Mi permetto di interrompere questa piagnucolosa scena familiare, ma in quanto tempo pensi di riuscire a prepararla per la festa? Per la festa? Che bello! Una festa! Che fame! Per la festa! Hai capito? Una festa per noi! Già. Mio gentile sultano, Rosmabella non è il tipo di coniglio adatto per un buon salmì. Salmì? Mi creda, è inquinata, carne dura. Meglio ritornare alle sane e vecchie gallinelle. Vecchie? Allora quaglia in salmì? Sorellina, ho paura. Mi è passata la fame. No, ma non vedete che misero bocconcino? E che ci dovete mangiare? È tutto piume. Ali, ho proprio l'impressione che siano scuse. Dunque, vuoi cucinare o essere cucinato? Che strano senso dell'ospitalità. Volete cucinarci tutti? Non potrei staccare neanche un ciglio alla mia amata sorellina. Meglio la morte. E la morte sia. Per il momento rinchiudetelo in dispensa. No! Lasciatemi! Aiuto! Elvira! Signor sì? Preparate la principessa per il salmì. Ma, sultano, noi non conosciamo i segreti della cucina. Sciocchezze! Poco fa Pipidoro ci ha rivelato la sua ricetta. Sire,
Ci siamo tutte addormentate. Ora basta! Sono stufo e arcistufo! Stasera per cena ci sarà coniglietta in salmì. Buon lavoro! Tienile d'occhio. Se questa sera non avrò la mia coniglietta, vuol dire che domani sera mangerò cinghiale. Silenzio! Se ci libererete dai legacci, vi insegnerò io la ricetta del salmì. Lavo la carne con l'acqua fredda, l'asciugo bene, poi la metto a marinare. Aggiungo aceto e poi la salvia, una carota del ginepro e pepe nero. Copro tutto con il vino ed il limone. Chiudo bene che non esca il profumon. Lo rimescolo così, poi lo lascio insaporire per 6 ore giù di lì. Che gran coniglia, è rosmabella, non vedo l'ora di gustarmela in padella. Ho una gran fame, sto per svenire, ho l'acquolina pregustando il sapore. Ogni nota ci prepara il gran cenone. Riscaldate presto il forno col carbon. La ricetta è questa qui, aspettare tutto il dì, il coniglio col salmì. La ricetta è questa qui, aspettare tutto il dì, il coniglio col salmì. Non so che fare, vorrei scappare. Non ho le forze per andarli ad aiutare. Oh sorellina, oh fratellino, vi ho ritrovati ma vi perdo il tegamino. Rosmabella, coraggio e volontà. Pupudeo ci salverà. Il segreto è questo qui, aspettare tutto lì. Puoi scappare col salmì, puoi scappare col salmì. Miei cari, non voglio vedervi cucinati in salmì. Mi avete commosso, commosso! Ora che è tutto pronto per mettermi al forno, vorrei dirvi quanto io sia orgogliosa di finire sulla tavola di un pappataci. Pappataci? Che significa? Un pappataci? Come? Vuol dire che il sultano Mustafa non è un pappataci? Lo sarà sicuramente. Veramente non lo so, credo di no. Che vuol dire pappataci? Pappataci è un titolo di gran prestigio che viene dato da noi in Italia solamente ai grandi buongustai. Se non lo siete, è escluso che possiate gustare con competenza la ricetta del coniglio in salmì. Escluso? Escluso! Beh, vostra maestà avrà senza dubbio le conoscenze per... Nessuna conoscenza! Un vero pappataci deve dimostrare di poter mangiare e bere a 4 palmenti senza essere distratto da niente e nessuno. Beh, questo è facile, no? Facilissimo. Ora vedremo. Apparecchiate subito la tavola con le pietanze più appetitose del mio regno. Un momento, maestà. Sì? Perché abbiamo brillantemente insegnato alle vostre galline l'arte del salmì? Sì? Abbiamo bisogno del cuoco di corte per dirigere la cucina degna di un pappataci. Correte a liberare quel furfante imbroglione. Ancora un momento, maestà. Che altro c'è? Il vostro servitore dovrà portarvi e abbigliarvi con gli abiti da cerimonia. Rosmabella ha sempre ragione. Ci vogliono i vestiti da salmì. Ali, brutto cinghialone, corri a prendermi il vestito buono, subito! Ma spiegatemi, vi prego, pappataci, che ha da far? Fra gli odor delle bistecche, cotechini con lenticchie, de dormir, mangiare, bere, per dormire, poi mangiare. Pappataci de mangiare, pappataci de dormir, mangiare, bere, per dormire, poi mangiare. Pappataci de mangiare, pappataci de dormir. Bella vita, oh che piacere, io di più, no, io di più non so bramar. Fra gli odor delle bistecche, cotechini con lenticchie, de dormir, mangiare, bere, per dormire, poi mangiare. Pappataci de mangiare, pappataci de dormir, pappataci de mangiare, pappataci de dormir. Non illudetevi! Non saprete mai la ricetta del salmì! Non è un problema ormai, mio caro amico. Rosmabella ci ha istruito alla perfezione. Occupati solo di dirigere le galline cuciniere, mentre io diventerò pappataci. Pappataci?
Ah, certo, naturalmente, Pappataci! Dopo che il sultano Mustafa sarà diventato un vero Pappataci, mi sacrificherò con piacere al suo regale pasto. Ed ecco i regali mutandoni. Ditemi, c'è bisogno di essere Pappataci per mangiare un buon cinghiale in salmino? Graziosa maestà, vi prego di accomodarvi dietro questo separé. Bene, Ali, seguimi e aiutami a indossare gli abiti della cerimonia. Fa gli odor delle bistecche, cotechini con lenticchie. Ma che fai, buzzurrone? Questo non è un guanto, è un calzino! De dormir, mangiare e bere, per dormire, poi mangiare. Sta attento con quelle unghie! Coniglietta col salmin, coniglietta col salmin, coniglietta. Amici miei, ora è il momento di agire, se non vogliamo finire tutti uno dopo l'altro in tegamino. E noi saremo dei vostri. Non ne possiamo più di questo sultano cafone. Qual è la tua idea? Rosmabella è più furba di 10.000 volpacchiotti. Ora vi spiego come faremo. Mentre io preparerò il giuramento, voi galline dovrete... Col salmin! E ora, sultano Mustafa, si accomodi sul trono regale per iniziare la cerimonia. Per diventare Pappataci! Chiama i miei pirati! Tutti devono essere presenti! Ma bisogna che tu giuri d'eseguirne ogni dovere. Io farò con gran piacere tutto quel che si vorrà! Bravo, ben così si fa! Bravo, ben così si fa! A te leggi. E tu ripeti tutto quel che ti dirò. Di vedere e non vedere. Di vedere e non vedere! Di sentire e non sentire. Di sentire e non sentire! Per mangiare e per godere. Per mangiare e per godere! Di lasciare fare e dire. Di lasciare fare dire! Io qui giuro e poi scongiuro! Pappataci Mustafa! Di vedere e non vedere, di sentire e non sentire, per mangiare e per godere, di lasciare fare e dire. Io qui giuro e poi scongiuro! Pappataci Mustafa! Bravo, ben così si fa! Bravo, ben così si fa! Lascia pur che gli altri facciano, tu qui mangia, bevi e taci. Questo è il rito primo e massimo della nostra società. Questo è il rito primo e massimo della nostra società. Bravo, ben così si fa! Bravo, ben così si fa! Questo è il rito primo e massimo della nostra società! Bravo, ben così si fa! Bravo, ben così si fa! Dunque, mio caro sultano, il giuramento vi impone di affidare tutta la vostra attenzione alle prelibatezze che avete innanzi. Dovrete concentrarvi esclusivamente su quel che mangerete e berrete. Senza più dar retta a nessuno. Pensate di esserne capace? Non vedo l'ora! L'ora è ora. Se supererete la prova... Cucineremo la coniglietta in salmì. Ali, non rovinare la cerimonia! Dunque, il candidato inizi il suo esame. Ehi, dove vanno le mie galline? Mio signore, or le riportiamo qui. Come? Voi non fate quel che avete giurato? Di vedere e non vedere. Di sentire e non sentire. Di vedere e non vedere, di sentire e non sentire. Lascia pur che gli altri facciano. Tu qui mangia, bevi e taci. Tu qui mangia, bevi e taci. Questo è il rito primo e massimo della nostra società. Questo è il rito primo e massimo della nostra società. Pappataci! Pappataci, Pappataci! pappataci, 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 pappataci! pappataci, pappataci. Sono un vero pappataci, sono un vero pappataci. Sire, maestà, non vedete? Di vedere e non vedere, di sentire e non sentire. Pappataci Mustafa, c'est moi, c'est moi. I prigionieri fuggono! Presto! Tutti a bordo! Mio sovrano, le vostre galline sono già in viaggio. Mio sultano, anche il cuoco è già salito sul vascello. Pappataci Mustafa, c'est moi. Mio Mustafa! La coniglietta se ne va. Pappataci, c'est moi. Non c'è più il mio buon salmì. Cosa fate ancora là? Riportatemelo qui! Troppo tardi, mia maestà! Sul vascello sono già!
scoperto l'inganno. Mamma mia! E se ci raggiungono? Non temere, fratellino, guarda! Marinai, issate le vele! Farabutti traditori, se vi prendo son dolori, pappataci non son più, ho perduto il mio Salmì! Ha perduto il suo Salmì, ha perduto il suo Salmì. Non ho più la coniglietta, è scappata in tutta fretta! La morale, miei figlioli, è più fredda dei ghiaccioli. Non mangiate gli invitati, pur se sono naufragati. Limitatevi a offrir loro un giaciglio e un pasto caldo. Meglio un cuore di smeraldo che uno stomaco ribaldo! E allora, com'è andato lo spettacolo? Benissimo, ma non abbiamo visto note volanti. E neanche un mielomane. Tu piuttosto, hai notato qualcosa di strano? Niente di particolare, a parte le vostre stonature. Gentile, eh? Dopo tutti gli sforzi che stiamo facendo per aiutarti. Guarda che non ti aiutiamo più. Te lo cerchi da solo, il ladro. Ciao, Rosmarina. Che spettacolo, Siamo stati bravissimi! Certo ci sarebbe piaciuto un ruolo da protagoniste. Arrivederci! E grazie! Coco! A far del bene agli asini si ricevono solo calci. Ingrate. Questo è il rito primo e massimo della nostra società. Papataci Mustafa. C'est moi! C'est moi! Quel lupo mi sospettisce. Canta sempre. Non vi pare una motivazione troppo debole per accusarlo del furto delle note? Noi investigatori dobbiamo utilizzare ogni minimo indizio. Siamo i poliziotti del Mapà. Dovremmo curiosare un po' nella sua tana. Presto, seguitemi. Ehi, siete sicuri che starà fuori tutta la notte? Come no? Va a caccia di pecore. L'importante è che non catturi invece conigliette. Note! Dove siete? Noterelle, notucce. Note qua. Note qua. Sembri una papera. Canta anche tu, Pupù. Sembri una papera. Questo è il rito primo e massimo della nostra società. Papataci Mustafa. C'est moi! C'est moi! Per tutte le galline. Ho dimenticato l'orologio. Questo cos'è? Un sacco per metterci dentro i denti dei nemici. No! Dai, Citrullo, non vedi che è un calzino usato? Che puzza! E invece questo? Una sfera di cristallo per leggere il futuro! Oh! Ma no, Citrullo! Non lo vedi che è un souvenir di Parigi? Lo sapevo, ho fatto finta. E questo? È una cintura per formiche! No, citrulli miei. È il mio orologio da polso. Che ci fate qui? Mi appello alla convenzione L'hai di già Ginevra. detto. Ma prima era teatro, ora è realtà. E ho pure fame. Pipì, Pupù, Rosmarina, cosa fate legati come salsicciotti? Il lupo vorrebbe cucinarci. Alla griglia! Su, ci sleghi? Ci risiamo? Io non ho mani, Con un piede! O con la bocca. non ho bocca e non ho piede. Sono solo una voce. Allora prova a convincere lui! Presto! Signor Lupo, non si vergogna di riempirsi lo stomaco con i 3 famosi cercatori del Mapà? Bravo! Ben detto! Ben cotto, vorrei dire. Questi 3 bocconcini sono la mia cena. Se non li liberi subito, Sì? canterò tutta la notte a fianco del tuo letto. Oh, che paura! Mi serve il rosmarino. Sono anche stonato. Scusatemi, sono veramente dispiaciuto. Oh, destino feroce! Ci tocca di morire sulla brace. Oh, tremenda sfortuna! Chiediamo il soccorso della luna! Luna! Toh, chi si vede? Allora, avete trovato il ladro delle note? Non siamo più poliziotti. Ora siamo arrosticini!
Pensiamo che il lupo è il ladro e allora ci cuoce come polli. Ma che ladro! Non ho rubato io la musica! Buonasera, lupo. Ci conosciamo? Oh, signora Luna! Com'è bello sentire la sua voce! Mi ricorda le notti di luna piena a ululare le mie canzoni. Se non ti sbrighi a liberare queste 3 povere creature, non la sentirai più, la mia voce. E a chi canterò la mia malinconia? E non vedrai più neppure la mia luce. Per te sarò sempre luna nuova, cioè nera. Non è giusto, però. Sono libero! Mangiare gli animaletti fa parte del mio mestiere di lupo. Presto, presto che brucio! In fondo sono stati loro a entrare in casa mia senza chiedermi permesso. Perché siamo poliziotti. E usiamo metodi poliziotteschi. Licenza di curiosare. E voi, 3 belli imbusti, ricordate che i poliziotti dovrebbero essere i primi a rispettare la libertà degli altri. Quindi? Quindi non si entra in casa del lupo senza permesso. E come possiamo trovare le note rubate? Con l'astuzia, la caparbietà e soprattutto l'onestà. Ok, ricevuto. Pace. Pace. Perbacco, come tardi? Ho un'idea. Guardate, ho disegnato il bosco intero. Qui abbiamo rappresentato il nostro concerto. Come vedete, ci sono alcune aree molto lontane. Saprete certo che le note non sentono più i suoni distanti oltre i 100 metri. Quindi, per far sentire la nostra musica in tutto il bosco, dovremo fare almeno altre 2 rappresentazioni. Altri 2? Bravo, Pipì! E adesso mettiamola in pratica. Penso di avere in mente un'opera proprio carina. Io che ballo con tutti i cigni intorno. No, signorina. Nella prossima vorrei un ruolo da protagonista anch'io. Eppure io. Ci fai fare sempre i tuoi aiutanti. Ok, lasciate fare a me. Uffa! Rosmarina mi ha messo nel sacco con questa storia di Don Chisciotte. Perché? Ha accettato la nostra richiesta di essere protagonisti, ma mi ha costretto a indossare questa pesante armatura. Io sarò Pupù Sancio. E io Pipisciotte, cavaliere errante. Sei capace a fare il cavaliere? No, però so giocare ai soldatini. Non è la stessa cosa. Devi combattere i cattivi con la spada. Per finta. Devi anche cantare una serenata. Ecco, questo è più difficile. Ma ti aiuterò io che sono il tuo scudiero. E Rosmarina? Sarà la bella Rosmanea, della quale io sono innamorato. Tu sei innamorato? Per finta, però. Ce lo danno il cavallo? Sì, quando arriviamo. Era meglio subito. Questo bosco è nella mancia dove si canta e danza tutto il dì, se viste vieni in piazza. Qui facciamo di sboccia tutto il dì. Eccoci arrivati. La dolce Rosmanea abita qui. Ora le canterò una serenata. Sai suonare la chitarra? Conosco anche il flamenco. Senti un po'. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Oh Rosmanea dorata. Oh Rosmanea dorata, coniglietta profumata, stanotte ti ho sognata. Mangiavi una carota. Ti dispiace lasciarmi solo? Chi sei, sconosciuto cavaliere, che nella notte mi riscaldi il cuore? Son Don Pipisciotte, cavaliere errante, che si inginocchia in adorazione per voi. Sei diventato tutto rosso. Non è vero! Sì che è vero! Bugiardo! Non è vero! Ehi, voi 2! Dove eravamo rimasti? Oh Rosmanea dorata. Guarda un po' chi abbiamo qui. Un bell'imbusto con la coda a righe e una voce disgustosa. Ti stai distraendo?
disturbando, bel suonatore? Canto una serenata a Rosmanea. Ah, una canzone d'amore? Chi siete voi di Grazia per interrompermi? Chi siete voi di Grazia per importunare la mia fidanzata? Io non sono la tua fidanzata. Sei un bugiardo. Invece no, lui è fidanzato con tutte le ragazze del paese. Dunque? Dunque, vi sfido a duello. E il vincitore avrà il cuore di Rosmanea. Sono pronto. Oh, come sono felice! Combatteranno per me! Vado a giocare con le mie bamboline. A voi la scelta delle armi. Soldatini? Combatteremo con le biglie. Attenzione, è vietatissimo! Le guardie vi arresteranno! In amore, tutto è permesso. Oi 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 oi. Dunque, appuntamento dietro il convento dei frati Talponi, all'alba. Questa è una brutta storia. Ehi, suonatore! Siamo qui! Hai portato le biglie? Fagliele vedere. Sì, un attimo. Ecco le mie. Mi sa che siamo messi male. L'amore le trasformerà in veloci frecce del mio cuore. Oh, Rosmanea adorata! Guardate, Rosmanea ha compiuto il miracolo! A me sembrano come prima. È giunta l'ora del duello. Tocca a te. Ah, mia! Prendine un'altra. Oh no, che tiro maldestro! Che biglia impertinente! Ah, e due! Non appena avrete perso l'ultima biglia, sarete sconfitto e non avrete più diritto a pretese amorose verso Rosmanea. Questi erano gli accordi. Oh mio signore, dov'è finito tutto il vostro ardore? È ora di interrompere il duello. Queste le tengo io. Oh, suave voce! Presenza del paradiso. Oh, Rosmanea adorata! Coniglietta profumata. Stanotte ti ho sognata. Mangiavi una carota. Stanotte il brigante Tenebrone coi suoi scagnozzi ha rubato quel che di più caro avevo. La mamma! No. I denti del giudizio? No. La carota. No. La bambolina di Alicante, la più preziosa della mia collezione. Dunque, vi propongo una nuova tenzone. Tenzone? Una nuova sfida. Chi riprenderà la bambolina di Alicante, il mio cuore vincerà seduta stante. Io! No, io! Invece io! Ho detto io! Il tuo cuore vincerò! Seduta stante! Bene, ci rivediamo con il mal tolto. Animo, Rodrigo! Vinca il migliore, cioè io! Mio caro Sancho, armiamoci di coraggio e partiamo alla ricerca del brigante Tenebrone. Tenebrone vive nel mare. Dovremo cavalcare giorno e notte fino alle sue rive. Cavalcheremo. È un tonno malvagio e spietato che ci farà a pezzettini e ci mangerà come sushi. Combatteremo fino alla morte. Fino alla fuga. Fino alla morte. Per l'amor di Rosmanea. Ma io neanche la amo, Rosmanea. Vedi qualcosa? Ma che? Non vedo nulla al di là del becco. Cos'è che non vede? Qualcosa a proposito del becco, mi pare. Cosa bofonchiate là davanti? Non si vede niente. C'è la nebbia. Oh, non ci sarà mica pericolo? Se c'è pericolo ce la filiamo. Parli facile tu! Io ho sulle spalle il peso di questo ridicolo cavaliere! Che avete detto? Zitti voi, fate cavalli. Questa nebbia è un sortileggio del brigante Tenebrone. Ha paura del mio coraggio. Che vedo, Pupu Sancho? Giganti! Padrone, attento! Sono dei mulini a vento! Giganti malvagi! In guardia! Cavalier, dammi la spada. Io la spada non te la do. Cavalier, cedimi il passo. Io per primo passerò. Con l'ardore e col coraggio nella nebbia avanzerò. Senza tregua né paura. Rosmanea conquisterò.
Tenebrone. Quello stregone ha trasformato i mulini in giganti con la sua magia. Mio caro padrone, non ci pensate più. Guardate, laggiù. Siamo finalmente arrivati al mare. Ecco qua. Con questo abbiamo curato e rimesso a posto 150.000 ossicini. Grazie, mio fido scudiero. Ora dormi pure. Io veglierò per voi l'intera notte. Siete sicuro? Non volete che vi tenga compagnia? Non siete troppo stanco? Ho bisogno di pensare e di sognare. È questa vostra poesia che mi fa paura. Non vorrei risvegliarmi allo spiedo. Vabbè, buonanotte. Quando le stelle riempiono il cielo, mi sento libero di immaginare che sarei felice come un pulcino dentro al mio nido con il mio amore vicino a me, ride con me, gioca con me. Quando le stelle illuminano il cielo, quando le stelle illuminano tutto il cielo, solo per me, solo per me. No! I briganti! Allarmi, allarmi! Tutti in piedi! Ci sono i briganti! È arrivato Tenebrone! Vieni giù, fifone! Scendi e combatti da cavaliere! Non posso! Ho finito le biglie! Biglie? Pesciotti, avete sentito? Capo, sarà una lunga notte. Non ha niente. Neanche addosso ai cavalli ho trovato nulla. Il malloppo deve essere nelle tasche del bellimbusto qui sull'albero. Pesciotti! È caduta una mela dall'albero! Lasciami subito! Ti ordino di farmi scendere! Eccoti sceso! Ma che ci fa un cavaliere errante sulla mia spiaggia? Sono in missione! Brigante Tenebrone, ti ordino di consegnarmi la bambolina di Alicante che hai rubato alla damigella Rosmanea. Ah, sei qui per quella! Lo sai che è proprio il pezzo che mancava alla mia collezione di bamboline? L'ho cercata ovunque e ora che l'ho trovata... Rubata! Dovrei darla a te? Pesciotti, che ne dite? Avanti, minacciami! Se non mi liberi subito, ti stacco, ti riduco, ti distruggo! Guardate che faccia da sogliola! Cavaliere delle mie pinne! Quanto coraggio sprecato! Lo cuciniamo in brodetto! Meglio bollito in salsa verde! Col suo compare Quagliotto! Ridete e scherzate, briganti senza cuore! Potrete cibarvi del corpo, ma la mia anima è libera e al servizio dei poveri, degli oppressi e di tutti coloro che non sono amati dal loro destino. Io, Don Pipisciotte, riaggiusto i torti e combatto le ingiustizie. È dunque per questo che vi chiedo ancora una volta di consegnarmi la bambolina di Rosmanea. Perbacco Bacchino, che oratore! Che scilinguagnolo forbito! Liberatelo, Pesciotti! Anche il Quagliotto! Dunque? Andate a prendere la bambolina di Alicante. Siete stato grande e senza il mio aiuto. Eccola qua. E ti ringrazio per lo splendido discorso. Noi briganti siamo meno insensibili di quel che sembra. Siete liberi. Noi torniamo nel mare. Buon viaggio! Amico
Amico mio, avete finito le parole? Oh mio fedele scudiero, il pensiero ora vola. Oh Rosmanea divina, guarda qui la bambolina. Mia! Oh Rosmanea crudele, dov'è il tuo cavaliere? C'è Juan il tuo amore che ti porta il pupazzone. Questa canzone è vergognosa. Non fa neppure rima. Non meritano Rosmanea. Sono stonati peggio di te. Che possiamo fare? Abbiamo i cavalli. Raggiungiamoli e sfidiamoli a duello. Ma non abbiamo più biglie. È vero. Che possiamo fare? Mio povero Pupu Sancio, mi hai seguito nelle peripezie e ora mi consoli nella tristezza. Per la tua devozione voglio farti ricco. Ricco? Che ne diresti di un'isola? Un'isola? Con le palme e il mare intorno? E le banane? Sì, le banane e un castello al centro. Un castello! Ma prima saltiamo in groppa i cavalli, smascheriamo il ladrone e sposiamo Rosmanea. Sposiamo? In senso cavalleresco. Io sposo Rosmanea. Ah, meno male. Siete qui? Neanche un graffio, vedo. Infatti è il nobile Juan che ha combattuto con Tenebrone per restituirmi la bambolina. E a lui ho promesso la mia zampa. Non è vero! Noi abbiamo sconfitto i briganti! E poi lui ci ha rubato la bambolina! Brutto puzzolone! Che tremenda bugia! Voi non siete un cavaliere! I cavalieri non dicono bugie! Pipisciotti ha detto la verità! Perché non gli credete? Perché credo al mio futuro sposo Juan, che non mi direbbe mai bugie. Mia adorata Rosmanea, non perdiamo tempo con questi ladri di galline e riprendiamo le danze. Bugiardi, Andate via! Io vi credo. Lo so, sei un amico. Dovreste sfidarlo a duello. Non ho più neppure una biglia. È vero, neanche io. Non ci resta che abbandonarci alla disperazione. Io ho una fame disperata. Buonasera, miei gentili signori. Fate la carità a quattro poveri frati. Tenebrone! Guardie! Come osate ritornare qui nel luogo del delitto? Non vi è bastata la lezione che il nobile Juan vi ha impartito sulla spiaggia? Gentile signora, non conosco questo nobile di cui voi mi parlate. Per quale losco scopo siete travestiti da frati? No, siamo frati veri. Il nobile cavaliere che si è ripreso la bambolina, con le sue sante parole ci ha riportato sulla strada dell'onestà. Per espiare le nostre colpe, siamo divenuti frati talponi. Ora viviamo nel convento qui dietro. Beh, quel cavaliere lo avete davanti agli occhi. Bando alle ciance, ecco la carità, andate pure. Grazie, mio signore. A proposito, il cavaliere che ci ha convertito e ripreso la bambolina si chiama Don Pipisciotte. E buonanotte. Ah, mio buon Don Pipisciotte. Caro Sancho, quando non ci sarò più, ti prego di seppellirmi sotto l'ombra di questa sacra quercia. Non potete morire, guardate. C'è il sole, ci sono i fiori, i colori e poi c'è l'isola. Ricordate la promessa che mi avete fatto? Un'isola con le banane e magari una crostata di mirtilli? Hai ragione, prima di morire devo regalarti la mia isola. Tienimi le zampe e guardami negli occhi. Partiremo insieme per l'isola dei sogni. Perché ho capito di aver sbagliato, avrei potuto immaginare che sarei felice come un pulcino dentro al mio nido
col pensiero, il futuro non è nero. Il futuro è colorato. Com'è scura ora la notte, senza il caro Pipisciotte. Sono stata presuntuosa, anziché essere premurosa. Com'è triste questo viaggio, cercherò il suo nascondiglio dappertutto. Io qui lo giuro. Com'è bella questa coppia, dentro a un sogno si imprigiona. Fammi correre a raggiungerli per portarli via con me. Cosa vedo, Rosmanea? Quale splendida visione! Non è un sogno, è cosa vera, l'abbracciamo con passione. Perché trio siamo diventati, da quest'isola partiamo. Torneremo alla realtà, nel futuro che sarà. Il futuro è colorato. Il futuro è fortunato. Pipisciotte e Rosmarea, Santo e tutti gli altri vi ringraziano per l'idea di restare qui a guardarci. Il futuro è colorato. Il futuro è già arrivato. Io dico che sono stati i tonni. Hai visto come si guardavano strani? Si scambiavano le occhiate. Ehi, poliziotti! Novità? Per noi sono stati i tonni. Che ne direste di fare una visitina di nascosto in casa loro? Che fate? Ricominciate. Avete già dimenticato la voce della luna? Sì, bla 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 bla. Vi do un consiglio. Finite quel che avete iniziato. Seguite l'idea di Pipì e sperate che l'ultima rappresentazione faccia ritornare le note rubate. E smettetela di entrare nelle tane altrui. E come ultimo tentativo ci vuole qualcosa di indimenticabile, esplosivo. Qualcosa di molto cantato. Qualcosa di molto cantatissimo. Pupù ha ragione. Magari con un balletto. Sentite, metteremo in scena lo schiaccianoci. Ciaccanoci. Schiaccianoci. Ciaccanoci. Domani sarà nata la festa dei bambini. Vogliamo restare svegli ad aspettare dolce regal. Suona la mezzanotte, i doni son già pronti. Forza, scendiamo e festeggiamo coi pacchi di Natal. Non ci posso credere, il vestitino di seta! Un cavallo selvaggio! Galop, galop! Pippi Fritz, non rovinare il mio vestitino nuovo e non distruggere i giocattoli! Guarda, Rosmaclara! Un intero reggimento di ussari! Psu, psu, pum, pum! E questo? Geltrude, hai visto che bel regalo? Ora potrai stare al sole senza scottarti il visino! Il padrino Drosselmeier! Bambini cari, vi ho portato il mio regalo. L'ho costruito con magia, color, stupor, fragor. Caro padrino, di chi è questo bellissimo omino? Vostro, naturalmente. Credo che stasera dovrà lavorare parecchio. È uno schiaccianoci! Ciaccanoci! Pupù, devi stare zitto e fermo! Sei un giocattolo inanimato! Questo è mio, tu hai i soldatini! Che vuol dire? Anche tu hai le bambole! Mio! Mio! Questo schiaccianoci è di tutti e due. Pippi Fritz, che hai mai fatto? Povero il mio schiaccianoci! È lui che non è capace! Vuol fare lo schiaccianoci e non ha i denti buoni! Dammelo che gli insegno a fare bene il suo mestiere! Sei senza cuore! Guarda com'è triste con la sua bocca ferita! Non ti permetterò di fare con lui quel che fai con i tuoi soldatini! Invece sì, perché è anche mio! No, è mio! Mio! Questo schiaccianoci è affidato da me
alla protezione di Rose McClara. Non è giusto, io... Fino a che non sarà in grado di eseguire nuovamente i suoi compiti. Ho deciso. Cosa ci troverai di bello in quel mostriciattolo? Sei bello tu. Si è fatto tardissimo. Forza, mettete a posto i regali e correte subito a dormire nella vostra cameretta. Buonanotte, Rose McClara. Buonanotte, padrino Drosselmeyer. Caro padrino, potrei rimanere ancora qualche minuto a consolare il mio povero schiaccianoci. Devo rifargli le bende prima di metterlo a riposare. Va bene, ma solo qualche minuto. Buonanotte. Notte. Posso parlare? No, non ti ricordi la parte? Devi stare zitto e immobile. Non ce la faccio più a tenere il becco storto. Caro schiaccianoci, domani il padrino Drosselmeyer ti sistemerà i denti e la mandibola e anche il mantello. Non avercela con Pipì Fritz che ti ha fatto tanto male. A forza di giocare coi soldatini gli si è indurito un po' il cuore. Ma è un caro tontolone. Dove sei, sì, tu là, dimmi tu cosa vuoi, dove vai, vengo a prenderti. Sortilegi, sfregi, pendole, modole, trappole, tutto quel che c'è. Ecco che giungerà falsità, crudeltà, atrocità, immortalità. Il re dei topi sta arrivando, i suoi occhi son qui. Ehi, nella storia lo schiaccianoci è molto coraggioso, sai? Invece lui ha molta paura. Siamo qui per te, per rubare, per mangiare, gli occhi tuoi non ci puoi fermare. Se ti muovi, sciocca, ti leghiamo, ti radiamo, nascondiamo, non ti troveranno. Però se ci darai quel regalo anormal, criminal, legno da bruciare. Il re dei topi sarà buono. Potrei allora uscire da qui. Se ne sono andati. Scappiamo? Zitto. Immobile. Uffa. Ehi, furbacchione, tocca a te. No. È solo un gioco, è per finta. Miei cavalieri e soldati! Sì! Il Ciaccanoci vi porterà alla vittoria! Seguitemi! Suonate la trombetta della carica! Porca tovaglia! Le vostre armi sono vietate! Vai, schiaccianoci! Il Ciaccanoci vincerà! Aiuto! Si è svegliata. Sono
andati via i topacci e il mio schiaccianoci si è salvato. Rosma Clara, che sciocchezze vai dicendo? Che c'entrano i topi con lo schiaccianoci? Il re dei topi ci ha attaccato. Ma dai, ti sei addormentata e nel sonno sei caduta dentro la vetrinetta. Per fortuna sono rientrato e ti ho visto là in terra in mezzo a tutti quei vetri rotti. Bene, visto che non avete più bisogno delle mie cure, ho altri pazienti da visitare. Buongiorno e buon Natale! Ecco il tuo schiaccianoci! Perché questa notte ha chiamato il re dei topi? Perché non ha aiutato lo schiaccianoci a combattere? Questa notte ho dormito come un angioletto. Avrai certo sognato. Dove sei? Sì, tu là, dimmi tu cosa vuoi, dove vai? Vengo a prenderti. Vengo a prenderti. Scusa, visto che adesso tutti sanno che il Ciaccanoci è vivo, perché devo stare fermo di nuovo? Perché gli spettatori non sono sicuri che sia vero. Pensano che sia solo stato un mio brutto sogno. Ah, allora aspetto. Bravo. Consegnaci lo schiaccianoci e dimenticheremo questa brutta faccenda. Lui è mio nemico. Se lo proteggi, sei anche tu mia nemica. Allora tu sei mia nemica. Perché vuoi fargli male? Che ti ha fatto? Ci ha distrutto tutta la provvista di noci per l'inverno. Io e la mia tribù moriremo di fame per colpa sua. Come puoi essere sicuro che sia stato lui? Non vedi che è inanimato? Abbiamo le foto. Non mi basta. Allora domani notte torneremo e faremo in 1000 pezzi te, la tua casa e per finire il tuo amichetto. E ora che cosa posso fare? Scappare. Questa è casa mia. Io e te andiamo in Brasile. Fermo. E zitto. Ma che ti è saltato in mente di distruggere le noci del re dei topi? Non l'ho fatto apposta. È stato l'istinto di Ciaccanoci. Quando vedo una noce devo romperla. È più forte di me. C'è qualcosa in questo legno che dimostra un certo ingegno. Forse è solo fantasia, ma abbiamo perso l'allegria. Abbiamo perso l'allegria. Abbiamo perso l'allegria. Mia sorella non capisce, la pazienza poi finisce. Non puoi perdere il cervello. Ascolta tuo fratello, ascolta tuo fratello. Non puoi perdere la ragione. Facciamo colazione, facciamo colazione. Facciamo colazione con il latte e le brioche, marmellata di mirtilli, gli amarilli, coccodrilli. Sì, però restiamo tranquilli. C'è qualcosa in questo legno che dimostra tanto impegno a non perdere la fantasia, senza credere al reale. Tutto cambia e diventa provvidenziale, musicale, micida, paradossale, soprannaturale. Allora avevi ragione tu. Non era un brutto sogno. Visto? Ora che mi credi però dobbiamo evitare che i topi lo distruggano. Dobbiamo trovare la maniera di salvarlo. In che modo? Rosma Clara è più furba di 100.000 volpacchiotti. Sì, ma non ho ancora pensato a nulla. Pensiamo tutti insieme. Idea! La forza di Sansone era nei capelli. La forza del re dei topi è nel suo esercito. Sono venuto a distruggere tutto. Nulla ci sopravviverà. Nulla? Nulla. Dunque vorreste distruggere tutto? L'ho appena detto.
Da dove possiamo iniziare? Perché non cominciate dal giardino di casa? Certo! Bravi, siete veramente stati terribili. Ci è venuta fame. Che ne direste di distruggere ora i soldatini? O le bamboline con i vestiti di porcellana? Perché prima non vi esercitate su quel castello laggiù? O forse è troppo difficile per dei topolini di campagna. Forza, sorci! Assediamo il castello! A me sembrano un faccitrulli. Silenzio, stanno ritornando. Ora direi di rosicchiare tutto questo magnifico letto per prepararci alla distruzione apocalittica dello schiaccianoci. No, siete troppo crudeli per queste piccole cose. Se volete veramente nuocere al vostro nemico schiaccianoci, dovreste cancellare dall'orizzonte tutte quelle montagne che lui ama tanto. Oh no, vi prego, distruggete me, ma lasciate stare le montagne d'acqui in acqui. Ora sì, che mi sento crudelissimo. Forza, miei topi, all'assalto! Sempre più citrulli. Finalmente possiamo distruggere questa casa. No, per essere molto crudelissimi, ora dovete distruggere... Dovrete distruggere la luna. Ma non saranno capaci. Sì che possono. No, è troppo difficile. Forse però. Miei sudditi, dimostriamo agli infedeli di che pellecchia siamo fatti. Non ci posso neanche credere. Ci sono cascati di nuovo. E ora, prima che ci distruggiate completamente, cantiamo tutti insieme un inno al vostro coraggio. La rivoluzione arriverà, il creare dei topi vincerà. Ci sentiamo fatti, ci sentiamo veritati, non ci sottovalutate perché poi divertirete. La rivoluzione arriverà, il creare dei topi vincerà. Non abbiamo paura, distruggiamo anche la luna, se però ci ostacolate compieremo scanzonate. La rivoluzione arriverà. Siamo tutti qui che la aspettiamo. Il Gre dei Topi vincerà. Incenderemo anche la terra con l'Europa e l'Inghilterra. La rivoluzione arriverà, il Gre dei Topi vincerà. Ci sentiamo combatti, ci sentiamo veritati, non ci sottovalutate perché poi divertirete. La rivoluzione arriverà, il Gre dei Topi vincerà. Non abbiamo paura, distruggiamo anche la luna, se però ci ostacolate compieremo scanzonate. Ho l'impressione che le mie truppe siano leggermente stanche. Forse potremo ripassare domani notte per distruggervi. Si è fatto tardi, è l'alba. Maestà, perché non ci fate l'onore di rimanere con noi a colazione? Ho proprio un languorino che mi tormenta lo stomaco. Sapete, stanotte abbiamo fatto follie. Ce ne siamo accorti. Vede dunque, maestà, che la bellezza e la felicità si possono ritrovare anche nei piccoli gesti, in una colazione piacevole. Certo, senza un esercito che vuol sempre distruggere e divorare qualsiasi cosa, la vita sarebbe più serena. Oh. La vita è come una grande crostata. Sì, e tu te la mangi in un sol boccone. Ma vorrei che non finisse mai. Ora che si risveglierà il suo crudele esercito, maestà, ricomincerete con le devastazioni. Certo, è una bella responsabilità trovare sempre un nuovo obiettivo da distruggere. Sire, non avete
mai pensato di utilizzare questa vostra capacità in un servizio socialmente più utile? In che senso? Un'impresa di ricostruzione. Avresti un sacco di lavoro già pronto. Intanto dovreste rimettere a posto quanto avete appena distrutto. Il castello, le montagne, la luna. È vero, le cose da rimettere a posto sono sempre di più di quelle da distruggere. Non avreste più nemici. Ma un sacco di amici con cui fare colazione. L'idea mi solluccherà. Vado a svegliare il mio esercito. Pardon, la mia impresa di ricostruzioni. E iniziamo a studiare i primi interventi. E grazie per la squisita colazione. Ora dobbiamo raccontare tutto al padrino Drosselmeier. Sicuramente ci ringrazierà. Mi regalerà un nuovo reggimento di ussari. A me un mantello nuovo. E poi... Aspettate, non vi è sembrato un po' strano il padrino ultimamente? No. Io ho una brutta sensazione. Che vuoi dire? Ho l'impressione che sappia più di quel che dice di sapere. Secondo me conosce il Re dei Topi, conosce la sua canzone. Forse addirittura è suo amico. No! E se fosse stato lui a chiedere al Re dei Topi di distruggere lo schiaccianoci? No! Hai notato che ti guarda in uno strano modo? Dici sul serio? Dobbiamo di nuovo pensare tutti insieme. Idea! Dato che nessun adulto crede ai bambini e neanche ai ciaccanoci, gli racconteremo la verità. Cari Rosma Clara e Pipi Fritz. Buonasera, padrino Drosselmeier. Mia piccola, hai dormito più tranquilla nelle ultime notti? Caro padrino, ho ricevuto spesso la visita del Re dei Topi con tutto il suo esercito. Voleva distruggerci, ma alla fine abbiamo fatto amicizia. Non ci posso credere. Visto? Invece dovete crederci. E come è vero questo mio naso, il suo esercito ha distrutto anche la luna. Non ci posso credere. E per finire, lo schiaccianoci è vivo e ha un'anima. Il ciaccanoci ha mangiato tutta la crostata. Non ci posso proprio credere. Lo sappiamo che voi adulti non credete mai ai bambini come noi, ma è tutto vero. Lei piuttosto, non conosci il Re dei Topi? Re dei Topi? Di nome so che esiste fin da quando ero un gufetto di pochi mesi. Ma si è cantato anche la sua canzone. Dove sei? Sì, tu là, dimmi tu. Quella è una vecchia filastrocca di nonna Isabeau la civetta. Poi mi spiegherete tutta questa storia. Nel frattempo posso invitare la signorina a danzare con me sulle note di questo splendido valzer? Bravi ragazzi. Come attori siete meno scalcinati di quel che sembrate. Detto così, non si capisce se è un complimento. Quando ci sgridi sei più preciso. Ora però dobbiamo fare molto in fretta. Il concerto di Ferragosto si terrà domani. Ditemi, avete scoperto qualcosa? Sì, abbiamo notato che i topi sono cadute delle note uguali a quella che aveva mangiato Pupù. Sono stati i topi. Dobbiamo arrestarli e recuperare la re furtiva. Mi raccomando però. Certo, questa volta ci comporteremo educatamente. Non useremo metodi poliziotteschi. Sicuri? Puoi venire anche tu se non ci credi. Andiamo, non c'è tempo da perdere. Noi scendiamo in su, noi saliamo in giù, in cerca del mappa. Che dite? Mi fido? Meglio seguirli e controllarli a distanza. Aspetta, che cosa devo dire? Facciamo finta di niente, parliamo del più e del meno. Ci rosicchiamo un pezzo di formaggio insieme a loro. Facciamo loro i complimenti per la buona E recitazione. nel frattempo svolgiamo le nostre indagini con astuzia e circospezione. Ho capito, mangiamo e andiamo al circo. No, Pupù, forse è meglio se ti limiti a fare quello che facciamo noi. Che sono quelle facce? Sorridete! Fate come me! Buongiorno, come va? Buongiorno, signor Topo. Siamo venuti per farvi visita. Per farvi visita. Prego, accomodatevi. Permesso.
E dunque, oggi è stata una giornata particolarmente calda, non trovate? Molto caldissima. Si voleva andare a pesca, ma fa troppo caldo anche per i pesci. Sì, anche per i pesci. Noi invece ci siamo riposati. Lo spettacolo di ieri è stato faticoso, con tutte quelle montagne da rosicchiare. Siete stati eccezionali! Veramente bravissimi! Eccezionali e bravissimi! Che voci poi! Avete studiato canto? No, figuratevi, siamo autodidatti, abbiamo imparato da soli. Complimenti! Complimenti! Che orecchio! Che orecchio! Pupù oggi ripete le parole degli altri. Come un pappagallino. Ma se me l'avete detto voi? Noi? Proprio così! Mi avete detto che non dovevo parlare delle note rubate e che era meglio... Dunque, siete venuti qui a cercare la partitura del mappa. Pensate che l'abbiamo rubata noi? Dovreste vergognarvi di dubitare della brava gente. Scusateci, togliamo il disturbo. C'era sembrato di vedere, durante lo spettacolo, cadervi dalle tasche delle note come questa. Sentite. Le note rubate! Ma no, che dite? È la radio! Sì, esatto! Io sono la sempiterna voce! Ehi, silenzio! Smettete di gridare o sveglierete i marmocchi! Rosmarina! Pipì! Ho trovato le note! Ho trovato le note! Aspettate! Non si può! Sveglierete i marmocchi! Ladri! Così non fate altro che peggiorare la situazione. Ladroni mielomani! Non è come pensate! Siamo topi onesti! Non è vero! Ho visto un sacco di note e suonano tutte! Avanti, fateci entrare. È la musica del concerto di Ferragosto. È l'unica musica che fa da ninna nanna ai nostri piccoli. E non avete pensato al concerto e al mapà? Guarda come sono sereni. Forse il mapà li lascerebbe dormire. Dov'è Pupù? Pupù! Lasciatelo con noi a dormire. Ve lo riportiamo domani mattina. Ma domani è Ferragosto. Come faremo con il concerto? Aspettate, forse ho un'idea. Potreste prestarci solo alcune note? Una dozzina. Certamente. Siete voi gentili a lasciarci le altre. Grazie, anche a nome dei nostri marmocchi. Eccoli! Stanno arrivando! Finalmente! Buongiorno, musicisti! Ecco una succulenta crostata per una colazione nutriente! Venite tutti a mangiarne una È fetta! veramente deliziosa! Ma è il concerto? Avete trovato la partitura rubata? Tranquilli, facciamo colazione! Pipì, Pupù e Rosmarina, che cosa avete architettato questa volta? Rosmarina è più furba di 135.000 volpacchiotti. Abbiamo cucinato una crostata con dentro le note della partitura. I suonatori mangiano le note. E la musica uscirà spontaneamente! E se non funziona? Funziona! Se lo dite voi, allora in bocca al lupo. Lupo! Ma no, Pupù! È per augurarci la buona fortuna! Scusate, signori, che cosa dobbiamo fare? Dovete suonare come se aveste la partitura davanti agli occhi. Lasciatevi andare, suonate col cuore, la musica uscirà da dentro di voi. Beh, in questo caso saremmo pronti. Abbiamo ancora un problema con le luci. Sole! Lasceresti il posto alla luna per piacere? È più adatta agli spettacoli. Come vuoi. Vuol dire che guarderò il concerto alla televisione. Eccomi, Rosmarina. Vuoi il solito occhio di bue? E ora, tutti insieme! Noi scendiamo in su, noi saliamo in giù, in cerca del mappa. Noi scendiamo in su, noi saliamo in giù, in cerca del mappa. Chissà dove sarà, cos'è che va, la mamma e il papà. Ce ne andiamo nel mondo tutti e tre, sopra i monti e sotto il mare.
Chissà